Si chiamano pre-work car, spesso capolavori, esercizi di stile, sfide tecniche. Scopriamo con Cristiano Luzzago una rarissima Lancia Aprilia convertibile, un modo diverso di interpretare una delle Lancia che hanno fatto la storia del marchio. Amici appassionati di automobili da collezione, anche oggi presentiamo un pezzo molto raro. Si tratta di una Lancia Aprilia convertibile. La Lancia Aprilia era una vettura che aveva delle grandissime doti ingegneristiche per il tempo in cui è nata, derivate da quelle che erano le stesse doti dell'Augusta. Prima fra queste, tradizione Lancia, come abbiamo già avuto modo di dire in altri documentari, era la carrozzeria a scocca portante, quindi priva di un telaio a tralicci sul quale era installata la carrozzeria. Le Aprilia avevano anche esse questa caratteristica, però la fabbrica non faceva solo le vetture per la produzione delle berline di serie, ma produceva anche i telai per i carrozzieri. Questi telai erano indicati con una numerazione leggermente diversa, con un prefisso diverso, ed erano 10 cm più lunghi. In questo modo i carrozzieri avevano la possibilità di sbizzarrirsi con vetture di tutti i tipi, ma quelle che sicuramente sono entrate più nella memoria e nel cuore degli appassionati delle vetture Lancia sono una grande quantità di vetture cabriolet che sono state realizzate da carrozzieri famosissimi italiani come Stabilimenti Farina, Pininfarina, ma anche tanti carrozzieri esteri, sia svizzeri che tedeschi, inglesi. Quindi è una vettura che si è prestata molto bene come telaio per dare spazio alla fantasia di chi all'epoca produceva delle vetture che erano fatte per i clienti. Il modello che presentiamo oggi in particolare è un modello che, se vogliamo definirlo in modo improprio, potrebbe essere inteso come un modello standard, nel senso che era prodotta da Pininfarina, però era a catalogo ufficiale Lancia. Quindi rientrava fra le vetture che non erano così personalizzate come altre, ma avevano delle caratteristiche che erano abbastanza uniformi per tutta la produzione. Questo modello è una Aprilia prima serie 1350 cm3 del 39. La prima serie iniziò la produzione nel 1937. La peculiarità dell'Aprilia, differentemente da molte automobili del suo tempo, aveva già sia le sospensioni anteriori che posteriori a ruote indipendenti e i freni posteriormente erano al differenziale, questo per eliminare anche le masse mobili e per dare una maggior tenuta di strada della vettura. In questo modello vediamo una strumentazione che è molto particolare perché riferita ai modelli cabriolet di questa serie, con questo quadrante di forma vagamente art déco, e ha una caratteristica peculiare dell'impianto di controllo del carburante che, differentemente da tutte le vetture dell'epoca, ma anche di tante vetture moderne, invece di avere la classica lancetta, ha un quadrante con dei numeri che riportano la quantità di litri presenti nel serbatoio e, azionando l'interruttore sul cruscotto, abbiamo la possibilità di vedere illuminare il numero riferentesi al carburante presente nel serbatoio. In questa vettura, che è in riserva, viceversa, nell'accenderla vediamo che si illumina la parte centrale del quadrante in rosso, che indica che la vettura ha carburante sufficiente per percorrere soltanto 25 km. Le Aprilia prima serie, nella configurazione berlina, avevano il prefisso del telaio 238, mentre le fuoriserie, quindi i pianali dati ai carrozzieri, avevano il prefisso del telaio 239. Del primo tipo ne furono costruite negli anni fra il 37 e il 39 10.300, mentre di pianali forniti alle carrozzerie 4.350, e pare da una stima che di questi modelli prodotti dalla Pininfarina ne furono costruiti circa 200.
Una delle caratteristiche peculiari che ha reso famose le berline Lancia furono le portiere cosiddette ad armadio, che consentivano l'apertura senza avere un montante centrale. Questa soluzione ovviamente non era utilizzabile per la versione cabriolet, che comunque è dotata di una portiera molto ampia che consente un facile accesso sia ai passeggeri anteriori che posteriori. Una caratteristica simpatica di questo modello è l'alzavetro con la maniglia che ha la possibilità di ruotare il pomolo per non disturbare il ginocchio del guidatore. Sull'altro lato, viceversa, è fissa differentemente da questa. Le berline Aprilia ebbero un grandissimo successo commerciale, sia per le doti tecniche del motore a 4 cilindri a V, delle sospensioni dipendenti, ma anche per le doti aerodinamiche. Tuttavia, le versioni costruite dai carrozzieri sul pianale dell'Aprilia, quindi queste grandi fuoriserie, di cui alcuni esemplari erano, se vogliamo, anche di dubbio gusto, ma la maggior parte erano tutte vetture splendide, ebbero molto successo anche nell'alta società perché furono usate anche nei concorsi di eleganza dove vinsero numerosi premi. Rimane quindi l'Aprilia convertibile in tutte le sue versioni uno dei modelli più attraenti del motorismo sportivo di quegli anni.